Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale, buon venerdì. Come ogni giorno andiamo a riepilogare, a commentare, ad analizzare le ultime in casa Inter. Si parla naturalmente ancora di calciomercato, di un mercato bloccato in questo momento, ma andremo a fare una riflessione anche su Pio Esposito e Bonni, calciatori che saranno con ogni probabilità la coppia titolare per l'esordio in campionato. Naturalmente andremo poi ad analizzare tutte le altre situazioni attuali in casa Inter. Iniziamo proprio dal calciomercato e naturalmente io vi ricordo anche un bel like al video e l'iscrizione al canale per supportare con due semplicissimi click. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport che scrive: Diaby per il dopo Dumfries, i nerazzurri sfidano il Bayern. I tedeschi vogliono riprendere l'esterno ceduto solo 3 anni fa, le resistenze dell'Al Ittihad non aiutano a proseguire la trattativa. L'Inter infatti, come abbiamo letto anche negli ultimi giorni, come abbiamo sottolineato negli ultimi contenuti, cerca Diaby ma con l'inserimento di contropartite, quindi con l'inserimento di Pavard, di Aslani, perché non vuole accontentare o comunque non può, per non aumentare troppo i costi a bilancio, accontentare le richieste dell'Al Ittihad che chiede una cifra superiore ai 30 milioni. C'è l'inserimento del Bayer Leverkusen che propone comunque delle condizioni sicuramente più favorevoli. Può accelerare per cercare l'acquisto a titolo definitivo senza ipotesi di scambio, può proporre al calciatore l'ingaggio che chiede, circa 6 milioni e mezzo annuali, quindi naturalmente cifre ben lontane dai 15 che percepisce in Arabia, e può proporre il suo ruolo naturale nel 4-3-3. Quindi insomma ipotesi di AB che si può complicare proprio per l'inserimento del Bayer Leverkusen. Come però ho sottolineato più volte, per me Diaby non è quel tipo di esterno che serve all'Inter, perché è vero che Chivu sta cercando un esterno molto offensivo, cerca di creare scompiglio anche con quinti che invadono la metà campo avversaria, che puntano l'uomo, però insomma avendo già Diouf, secondo me Diaby sarebbe, non dico la fotocopia perché è un esterno d'attacco puro, però un altro di quei calciatori che farebbe probabilmente bene dalla metà campo in su, che fatica perché dovrebbe giocare a piede invertito, che non porta quell'esplosività fisica, che non porta la fase difensiva. Quindi chiaramente quello è un tipo di calciatore che va sì a colmare la mancanza dal punto di vista numerico, ma non va a colmare la mancanza dal punto di vista delle caratteristiche. Andiamo avanti con gli altri temi di mercato e arriviamo al nome di Romero, o meglio quello di Pavard collegato al difensore argentino. Leggiamo sul Corriere dello Sport: Pavard fa il gioco del Cholo, Romero all'Inter solo dopo l'uscita di Benci, Atletico in agguato. I nerazzurri hanno l'intesa con gli Spurs e con l'argentino c'è un rischio beffa. E proprio di Pavard scrive anche Tutto Sport, dove leggiamo: il francese vuole essere riabilitato e fa il signor no. Il suo addio prima doveva pagare Akanji, poi finanziare Romero. Ecco, in pratica il punto qual è? Come abbiamo visto più volte anche con il bilancio, quindi con il famoso foglio Excel che abbiamo analizzato più volte, l'Inter non può permettersi di aggiungere Romero senza fare cessioni pesanti. La cessione pesante, ovviamente non parlo di top player, parlo di calciatori che hanno uno spazio importante a bilancio, e la cessione era stata individuata in Benjamin Pavard. Il difensore francese comunque resta in uscita dall'Inter, sia perché chiaramente cercando Romero c'è bisogno di far spazio numerico in difesa per evitare un sovraffollamento inutile, e naturalmente perché occupa uno spazio importante a bilancio, oltre 13 milioni annuali tra ammortamento ed ingaggio lordo, e Pavard comunque ha un valore ad oggi ancora di oltre 12 milioni, quindi è quella la cifra che chiede l'Inter, tra i 12 e i 15 milioni. Senza l'uscita di Pavard l'Inter non può accelerare su Romero, e qui è il punto. Pavard ha rifiutato quelle poche situazioni che sono nate nel mercato, quelle poche possibilità che ci sono. Per esempio l'Arabia non è un campionato che attira il difensore francese, e quindi scarso interesse e scarsa volontà di Pavard a partire, praticamente l'Inter rischia di subire una beffa per Romero. È vero che il termine beffa molto spesso è un termine giornalistico, però insomma quando ha impostato una trattativa con la squadra, quando col difensore non ci sarebbero problemi ad accontentare le richieste di ingaggio, è chiaro che poi risulta una sorta di beffa.
beffa che arriverebbe dall'Atletico, che con le cessioni di Molina, Ruggeri e Almada avrebbe il cosiddetto tesoretto per puntare tutto su Romero e per accontentare Tottenham e calciatore. Quindi insomma ad oggi l'affare Romero è quanto mai complicato proprio per le mancate uscite, quindi non perché l'Inter non vuole investire i 40 milioni perché a 35 più bonus aveva l'accordo col Tottenham, ma perché c'è bisogno di fare spazio a bilancio e Pavard insomma è una cessione complicata. Poi è un calciatore che sta comunque cercando di convincere l'Inter, un calciatore che sta facendo bene, che ecco, dal punto di vista tecnico in questi amichevoli ha fatto delle ottime prestazioni sia col City che col Milan, quindi probabilmente sarebbe comunque una pedina importante per l'Inter, però chiaramente era un nome in uscita, è ancora un nome in uscita, se non si riesce ad effettuare la cessione l'Inter per forza di cose dovrà puntare su Pavard, sia per le qualità del calciatore, sia per il costo annuale del calciatore e quindi insomma probabilmente rimarrà così l'Inter. Passiamo anche all'altro articolo relativo sempre al centrocampo dove leggiamo, o meglio relativo sempre al calciomercato, ci spostiamo sul centrocampo dove leggiamo Kivu vuole fare all-in per Jones, il tesoretto per alzare l'offerta a Liverpool. Ecco, Liverpool che comunque chiede 40 milioni per Jones, l'Inter può sperare che col passare delle settimane il Liverpool si ammorbidisca un po', anche con la prospettiva poi di perdere il centrocampista a parametro zero tra 12 mesi. Chiaramente sappiamo quelle che sono le difficoltà quando si vanno a trattare i calciatori della Premier League, perché ecco, soprattutto il Liverpool è una squadra che non ha bisogno di cedere, è una squadra che può permettersi senza problemi di perdere il calciatore a zero e quindi non ci saranno grossi margini di trattativa. In realtà anche su Jones c'è il discorso legato alle uscite, perché in questo momento il centrocampo dell'Inter è un reparto particolarmente affollato. C'è stata l'uscita di Akin Samiro, ma ci sono ancora Frattesi in uscita, Aslani, Massolen per il quale probabilmente si opterà per un prestito, poi magari ecco il prestito molto spesso viene fatto con magari diritto di riscatto e controriscatto, insomma delle formule che possano valorizzare ecco, la crescita che permette di avere la squadra che lo acquista, quindi magari quella sorta di premio di valorizzazione. Però senza le uscite a centrocampo l'Inter non può puntare Jones, è lo stesso discorso per Romero, servono le uscite per liberare spazio a bilancio, le uscite per liberare spazio dal punto di vista numerico. Il punto qual è? Che per esempio su Aslani l'Inter chiede una cifra di circa 10 milioni, sarebbero tra l'altro anche una plusvalenza perché Aslani ha un valore a bilancio intorno ai 5 milioni, quindi anzi anche qualcosina in meno, quindi sarebbe comunque una plusvalenza. Non ci sono grossi interessi. Potrebbe tornare il Besiktas che ha avuto il calciatore in prestito ma non lo ha riscattato e quindi magari potrebbe tornare alla carica cercando un accordo, ma non si muove praticamente nulla. E purtroppo discorso simile anche per quanto riguarda Frattesi, perché l'interesse del Nottingham sembra essere scemato, insomma non si è tradotto in un'offerta concreta. L'Inter continua a chiedere una cifra intorno ai 30 milioni per il centrocampista, accetterebbe solo o a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto, quindi non accetterebbe il prestito col diritto di riscatto e le ipotesi italiane, in primis la Juventus, al momento non sta muovendo passi in questa direzione. Quindi praticamente è un mercato che viene bloccato dalle cessioni. Il punto è che per quanto riguarda il difensore, è chiaro, senza l'uscita di Pavard non avrebbe senso e non ci sarebbe la possibilità di aggiungere Romero e non servirebbe neanche dal punto di vista numerico. E senza le uscite, per esempio, di Frattesi, di Aslani, stesso discorso valido per Curtis Jones. In realtà, secondo la mia idea, che probabilmente non coincide con quella di Kivu, Jones sarebbe praticamente un calciatore in più nel centrocampo dell'Inter, non per qualità tecniche. Chiaramente, come ho sottolineato più volte, tecnicamente porterebbe comunque un'aggiunta, ecco, porterebbe un qualcosa di diverso, magari un'intensità, un ritmo da Premier League. Però il punto è che comunque è un reparto al completo, ci sono altre priorità e magari l'arrivo di Jones potrebbe ridurre lo spazio per Sušić e Stanković, che secondo me sono due elementi che quest'anno possono fare il definitivo salto di qualità e prendersi, tra virgolette, l'Inter. Discorso diverso invece per il quinto, perché lì
all'Inter serve un calciatore proprio dal punto di vista numerico, come aveva sottolineato Chivu, e quindi lì non si devono aspettare delle uscite, bisogna agire. E ciò che sorprende è che comunque è vero che ci sono 3 settimane di calciomercato, ma tra 2 settimane inizia il campionato e l'Inter praticamente si trova ancora col solo Diouf, più Luis Enrique a fare un po' da vice di Uff, vice di Marco, insomma è un calciatore che ha convinto ben poco lo scorso anno, e appunto con Di Marco titolarissimo sull'altra corsia. È un po' una colpa, ecco, trovarsi a questo punto del mercato senza l'obiettivo individuato, perché è vero che è saltato Palestra, è vero che è saltato Calaili, tra l'altro i due per motivi molto differenti, però dopodiché l'Inter sembra essere rimasta un po' spiazzata, valuta le varie possibilità, aspetta l'occasione di mercato, nomi accostati poi vengono scartati. Insomma, a 3 settimane dalla fine del mercato e 2 dall'inizio della Serie A, manca ancora il quinto ed è una situazione preoccupante, perché Diouf sta facendo bene nelle amichevoli, ma sta dimostrando di non essere un quinto e quindi dimostra tutti i limiti che ha un centrocampista che viene adattato sull'esterno. Tra l'altro centrocampista più di invasione che non per esempio di costruzione o di rottura. È un centrocampista, è un esterno, insomma, il ruolo che sta facendo adesso da invasione, da progressione palla al piede, conduzioni, non è proprio quel calciatore che ha degli ottimi tempi in fase di non possesso, e quindi proprio alla luce di questo è una situazione che può preoccupare. Speriamo che si sblocchi a breve, anche se ribadisco non ci sono nomi o trattative in fase avanzata per quella zona di campo. Proseguiamo anche gli altri articoli, come dicevo ieri, ecco giusto un appunto sul quinto, la mia sensazione è che l'Inter stia cercando di valorizzare un investimento che fino a un mese fa risultava un investimento sbagliato come quello di Diouf, e quindi magari valuta bene il profilo da aggiungere, un profilo che non vada a togliere troppo spazio al francese, però dal punto di vista tecnico priorità che andrebbe data assolutamente al quinto. Proseguiamo, come dicevo, con gli altri articoli e arriviamo alla riflessione, ecco, più legata al calcio giocato, all'attualità, dove leggiamo la Gazzetta dello Sport, ovviamente l'attualità, perché tra 2 settimane appunto inizia il campionato, non perché il calciomercato non sia attuale, e leggiamo: Pio servono i gol, senza la Tula l'Inter aspetta il Super Esposito, la punta guida l'attacco nerazzurro ma deve cambiare marcia in vista del campionato. Su Pio Esposito e Bonni scrive anche il Corriere dello Sport, dove leggiamo: Pio e Bonni la coppia dei campioni. Per il debutto contro il Monza toccherà al tandem giovane 2 test per migliorare l'intesa. L'anno scorso in campo insieme per 403 minuti, Chivu riparte da loro. Allora, mi piace questa riflessione perché è un tema che è spuntato anche nell'ultima live, quella che abbiamo fatto dopo il derby amichevole, e secondo me, ecco, c'è un po' troppa preoccupazione relativa a Pio Esposito e Bonni. Sono naturalmente 2 situazioni differenti. Partiamo da Pio Esposito. Il problema, secondo qualcuno, come riporta per esempio anche la Gazzetta dello Sport, che non è arrivato il gol nel precampionato ad eccezione del test contro l'Asen, la formazione insomma che era padrona di casa nel campo sportivo dove l'Inter ha fatto il ritiro a Donau-Eschingen. Ci sono diverse soluzioni da analizzare. In primis, Pio Esposito non può essere ancora al top della forma, perché per struttura fisica è chiaro che ci mette più tempo per arrivare ad una condizione fisica ottimale. Con una condizione fisica migliore probabilmente avrebbe segnato l'occasione avuta contro il City, dove è arrivato con un attimo di ritardo. Se avesse segnato contro il City, oggi faremmo dei discorsi completamente diversi su Pio Esposito. Poi c'è il dato relativo all'affinità col compagno di reparto, perché Pio Esposito non è un calciatore particolarmente tecnico, uno che trascina da solo la squadra, è un calciatore che punta tanto sulla voglia, sull'abnegazione, sulla struttura fisica, ed è una struttura fisica che spesso viene valorizzata dall'affinità col compagno di reparto, perché magari Pio Esposito o sfrutta magari ecco qualche palla alta in aria, o sfrutta per esempio ecco il fisico con un Inter che gioca molto in verticale. Pio Esposito potrebbe essere determinante in alcune partite, perché pochi tocchi, palla su Esposito e scarico magari sul quinto, sul centrocampista, sul compagno di reparto. Nel momento in cui lui non ha fatto reparto né con Thuram, né con Lautaro, né con Bonni in questo precampionato, è chiaro che vengono un po' limitate quelle che sono le sue qualità migliori. Perché per esempio abbiamo parlato tanto di Idrissou, che ha giocato molto in questo precampionato, è un ottimo elemento, ma manca per esempio di quel salto di qualità per giocare in prima squadra, manca dell'affinità con i compagni di squadra, e questo si è visto, ecco, i movimenti di Pio e Idrissou
non erano movimenti di due attaccanti abituati a giocare insieme, e poi questo ha portato un riflesso sulle prestazioni anche dei singoli. Quindi Pio Esposito non è un fuoriclasse tecnico che può strascinare la squadra da solo, ma non è neanche un problema come riporta qualcuno. Ecco, il rinnovo del contratto previsto a breve fino al 2031 penso che sia comunque un'ottima mossa, al di là del rendimento in questo precampionato, perché è un calciatore importante, un calciatore sul quale l'Inter punta anche sul futuro, è un calciatore da blindare con un contratto lungo, riconoscendogli anche lo status attuale di prima riserva in attacco. Per quanto riguarda invece Bonnier, ecco, è forse il nome che ha attirato ancora più critiche. Innanzitutto in questo precampionato non possiamo valutarlo perché, ovvio, ha giocato soltanto uno spezzone di partita contro il Milan, tra l'altro subentrando ad Esposito, neanche insieme a Pio Esposito, e chiaramente avendo giocato il mondiale è più indietro come condizione rispetto ai compagni di squadra, rispetto probabilmente anche allo stesso Pio Esposito. È un calciatore che, anche lui, non parliamo di un fenomeno, di un fuoriclasse, però è un calciatore che, insomma, se ricordiamo l'inizio della scorsa stagione, aveva fatto anche un buon inizio, aveva inciso in qualche partita, per esempio la vittoria contro la Roma all'andata fu proprio con un suo gol, quindi insomma qualcosina aveva fatto vedere. Con un anno in più di Inter e magari con qualche chance in più che potrebbe avere quest'anno, cosa che non ha avuto per esempio nella seconda parte della scorsa stagione, secondo me Bonny può essere un buon rincalzo. Un buon rincalzo anche perché comunque ha caratteristiche che si sposano benissimo con quelle di Pio Esposito. Magari uno più strutturato fisicamente, l'altro più mobile, uno più da esplosività fisica in aria, magari da colpo di testa, uno anche con un pizzico di fiuto del gol in più, seppur Pio Esposito finora non è stato proprio un bomber implacabile, però più fiuto del gol, l'altro più da attacco alla profondità, rapidità, quindi insomma secondo me sono due elementi validi come alternative, e secondo me ci sono, ecco, delle preoccupazioni un tantino esagerate su Pio Esposito e Bonny. Naturalmente fermo restando, come dicevo, che c'è tanta differenza rispetto a Lautaro e Thuram, ma ci sarebbe con qualsiasi alternativa dal mio punto di vista. Concludiamo anche con gli ultimi articoli. Leggiamo: domani il test contro la Juve, a Ferragosto il Betis a Bari, quindi domani si chiuderà anche la tournée asiatica. E sul Corriere dello Sport leggiamo: contro la Juve spazio per tutti. Ci saranno tantissime rotazioni nella sfida di domani, per un Inter che ha gestito la preparazione con grandi carichi di lavoro tra i primi giornali a Piano e Donaueschingen, carichi di lavoro che sono andati man mano diminuendo nella tournée asiatica, e poi, come viene riportato, ecco, sui quotidiani di oggi, ci saranno ulteriori carichi per mettere ancora benzina nelle gambe per iniziare poi ufficialmente la stagione. È stata una preparazione anche incentrata sul fatto che serve sì mettere benzina per la stagione, ma allo stesso tempo serviva anche evitare infortuni, cosa che sta riuscendo benissimo allo staff di Archivo e al suo staff, visto che gli unici infortuni sono stati quelli di Aslani e di Massolen. Poi insomma non ci sono stati infortuni rilevanti in questa preparazione, quindi bene così. Ecco, domani test con la Juventus, poi a Ferragosto ci sarà Inter-Betis prima di iniziare ufficialmente la stagione. Concludiamo anche con l'ultimo articolo, dove leggiamo da Akanji a Thuram come corrono gli interisti mondiali. Akanji lavora già alla Pinetina da inizio settimana, domenica si rivedranno anche Thuram, Lautaro e Stones, quindi gruppo che sarà al completo. Naturalmente purtroppo mancheranno meno di 2 settimane poi all'inizio della Serie A, e quindi molto probabilmente per Lautaro, Thuram e credo anche Stones al massimo contro il Monza ci sarà uno spezzone di partita. La coppia titolare dovrebbe essere proprio Pio Esposito e Bonny. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, sia su questo calciomercato che continua ad essere bloccato da cessioni che non arrivano, da calciatori, qualcuno magari possiamo definirlo degli acquisti errati, qualcuno poi col tempo è diventato un calciatore in uscita, un esubero, ma magari difficile per esempio considerare l'acquisto di Pavard nel 2023 un acquisto errato. Aspetto anche le vostre considerazioni su Pio Esposito e Bonny, insomma siete più dalla parte dei tifosi che sono preoccupati dai due calciatori come prime alternative a Lautaro e Thuram, o siete un po', ecco, del parere di mantenere la calma, perché comunque secondo me
partiamo ancora nettamente da favoriti. Chiaro che però all'Inter manca qualcosa che dovrà arrivare dal mercato, quel qualcosa però dal mio punto di vista non manca in attacco. Insomma, sfruttiamo la sezione commenti per confrontarci come facciamo ogni giorno e come sempre io vi saluto con un gran bel Forza Inter.